Vi è una differenza tra sapere dove sei e sapere chi sei. Odisseo conosce ogni pietra di quest'isola, sa come si chiama ogni collina, ogni baia, ogni sentiero che scende verso il mare. Sa che quella fontana, là in fondo alla strada, è quella costruita da Itaco, da Narito, da Polittore, i fondatori che vennero prima di lui. E quel palazzo, lassù, dietro le mura con i cornicioni aggettanti, è la casa dove ha dormito per anni, dove ha generato un figlio, dove lo aspetta una donna che non ha smesso di credere al suo ritorno. Ma oggi Odisseo percorre questa strada come un estraneo, un vecchio, un cencioso, uno di quelli a cui non si guarda la faccia. Sorride. Questo è esattamente ciò che deve essere. Nessuno deve riconoscerlo. Eppure qualcuno oggi lo riconoscerà. Grazie agli amici su TP che amano questo podcast: Giacomo, Sisifo Felice, Federica, Maddalena e Anna Sovì. Grazie anche a Sara, Anna, Santo, Ergis dall'Australia, Anselmo, Gregorio ed Alex. Grazie ad Alessandro, Mirko, Vanessa, Gimbo dal Belgio, Fabio, Lizanel da Cambridge, Tommaso B, Giulia 168, Francesco e Michele. Grazie infine a Marina, Alessia, Raul, Chiara Miriam, Cristina, Juan ed Eugenia. Diventa anche tu parte di questa avventura. Supporta questo podcast andando su TP usando il link in descrizione. Questo episodio è dedicato a Giacomo, fedele compagno di viaggio. Ciao! Questo che stai ascoltando è Mitologie, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 269. La vita di Odisseo, episodio 29. Argo. All'alba, nella capanna di Eumeo, Telemaco si alza per primo. Si lega i sandali. Prende la lancia, saluta il porcaro con affetto, poi si rivolge al vecchio mendicante seduto accanto al fuoco. Straniero, vado alla reggia. Eumeo ti accompagnerà in città più tardi, così potrai chiedere qualcosa da mangiare. Ma se vuoi restare nei campi, resta pure. Lui ti darà quello che occorre. Parole cortesi, distaccate. Il vecchio mendicante le ascolta con un mezzo sorriso. Risponde che preferisce la città. Per un accattone la città è sempre più generosa della campagna. Telemaco annuisce e parte. Tra lui e il vecchio è rimasto nell'aria qualcosa di non detto. È la finzione concordata. Il loro piano non può essere svelato, nemmeno con un gesto, nemmeno con uno sguardo troppo lungo. Telemaco cammina in fretta sui sentieri di Itaca. Arriva alla reggia, appoggia la lancia a una colonna e muove un passo verso l'interno. Urla di gioia lo accolgono. Euriclea lo vede per prima, la vecchia nutrice che lo ha cresciuto, che era al suo fianco quando Odisseo è partito per Troia e Telemaco era ancora in culla. Lo abbraccia piangendo. Poi le altre ancelle accorrono, gli baciano la testa, le mani, le ginocchia, come si fa con chi è tornato da un viaggio pericoloso e il suo lo è stato davvero. Nota che qualcuno lo stava aspettando. Pireo, uno dei compagni fedeli, proprio quello a cui Telemaco aveva affidato Teoclimeno all'arrivo, si fa avanti con l'indovino al fianco. Ha mantenuto la parola, lo ha ospitato, lo ha trattato con rispetto, ora lo riconsegna. Ma Pireo ha anche qualcos'altro da dire. I doni di Menelao, i doni splendidi che il re di Sparta aveva offerto a Telemaco durante il suo soggiorno, come ti ho raccontato nella puntata 243, sono ancora nella sua casa. Vuole sapere se deve portarli a palazzo. Telemaco scuote la testa.
Tienili tu per ora. Non so come andranno le cose. Se i proci riescono ad uccidermi in segreto prima che arrivi a palazzo, preferisco che quei doni li goda tu. Un uomo fedele li merita più di nemici che se ne impossesserebbero senza averli guadagnati. Se invece le cose andranno come spero, se riuscirò a portare a compimento quello che devo fare, allora potrei portarmeli e li riceverò con gioia. Poche frasi, nessun dramma. Pireo, stupito per questa fermezza, annuisce. Teoclimeno li raggiunge e insieme si addentrano nella reggia. Penelope scende dalle sue stanze, lo stringe, lo guarda, lo tocca, come per accertarsi che sia reale. Sei tornato. Pensavo di non rivederti. Dimmi dove sei stato e chi hai visto, raccontami quello che hai saputo su tuo padre. Telemaco la guarda con quegli occhi che adesso sanno troppe cose. Madre, ti supplico, va a pregare gli dei e prometti ecatombi e sacrifici a Zeus se ci aiuta nella vendetta. Raduna le ancelle, sali, chiudi la porta. Penelope rimane immobile per un momento. Omero ci dice, con una precisione che vale più di molte spiegazioni, che Penelope comprende a volo. Non è ingenuità quella con cui accetta il misterioso saluto del figlio. Ha capito che Telemaco sa qualcosa che non può dire, non qui, non ora, non con orecchie sbagliate nelle vicinanze. C'è un segreto nell'aria e lei lo ha riconosciuto. Annuisce, sale, come sempre fatto, in silenzio, trattenendo quello che non può dire. Ma prima di chiudersi nelle sue stanze, accade qualcosa. Teoclimeno, l'indovino imbarcato da Telemaco a Pilo, la cerca, ha qualcosa da dirle, qualcosa che non riesce a tacere. Siano testimoni Zeus, primo tra gli dei, la mensa ospitale e il focolare del nobile Odisseo. Regina, Odisseo già siede o cammina nella terra dei padri. Conosce le azioni indegne che si compiono qui e ai proci sta meditando la morte. Penelope lo ascolta. La voce del veggente è ferma, non lascia spazio all'equivoco. Risponde con quelle parole che sono insieme una preghiera e una promessa. Se quello che hai detto si compisse davvero, conosceresti la mia amicizia e doni riceveresti da me. Chiunque ti incontrasse ti direbbe felice. Poi sale, sola nelle sue stanze, con quella frase che le rimane nel petto come un tizzone che brucia. Odisseo già cammina nella terra dei padri. Non tornerà, non forse, già, adesso. Penelope non sa se credere a quell'indovino. Ha imparato in 20 anni a non credere troppo in fretta a quello che vuole sentirsi dire. Ma sa anche che le parole di Teoclimeno si legano alle brevi frasi di Telemaco. Il figlio sa qualcosa, l'indovino pure, e lei, che ha tenuto insieme questa casa con la sola forza della volontà, comincia a sentire nell'aria qualcosa che non vuole definire. Più tardi, quando il sole è già alto, Eumeo e il vecchio mendicante lasciano la capanna. La strada scende verso la città. È una strada che Odisseo conosce a memoria, ogni curva, ogni olivo storto, ogni sasso. L'ha percorsa centinaia di volte, da giovane, da re, da cacciatore. Oggi la percorre appoggiato ad un bastone, con le ginocchia che fanno finta di cedere, con la schiena curva sotto il peso di anni che non ha. Arrivano alla fontana di Itaca. L'acqua scende fredda da una roccia levigata, raccolta in un bacino di pietra. Attorno crescono pioppi. Qui bevono i cittadini, qui si fermano pastori con le greggi. E qui, davanti alla fontana, incontrano Melanzio, il capraio di Odisseo, o meglio, il capraio che era di Odisseo, che ha scelto da che parte stare nel momento in cui stare da qualche parte aveva un prezzo. Melanzio sta portando le sue capre, le più belle, quelle che destina ai banchetti dei proci, i suoi nuovi padroni. Lo accompagnano 2 servi. Vede Eumeo, vede il vecchio mendicante che cammina accanto a lui e inizia.
Ma che bella accoppiata! Un villano che guida un altro villano. Porcaro, dove porti questo straccione? Vuoi rimpinzarlo alle spese dei proci? Sarebbe meglio che restasse a sorvegliare i maiali che a stare in mezzo alle gambe della gente per bene. Eumeo stringe le labbra, ma non risponde. Melanzio non si accontenta delle male parole. Si avvicina al vecchio, lo guarda dall'alto in basso con quel disprezzo che si riserva a chi non può difendersi. Poi gli sferra un calcio nel fianco, forte, senza motivo, se non la soddisfazione di poterlo fare. Il vecchio barcolla, si raddrizza, non dice niente. Eumeo sbotta, invoca le ninfe della fontana, augura il ritorno del vero padrone. Melanzio ride, gli risponde con una ingiuria, augura morte a Telemaco e prosegue verso la reggia dove Eurimaco, il suo protettore tra i proci, lo accoglierà con una porzione di carne. Il vecchio mendicante guarda la schiena di Melanzio che si allontana. Lo osserva a lungo. Omero non ci dice cosa pensa in quel momento. Possiamo immaginarlo, non rabbia, o almeno non solo rabbia, qualcosa di più freddo. La consapevolezza che ogni affronto porta il suo conto e che il tempo dei conti non è ancora giunto, ma arriverà. Per ora il vecchio si raddrizza, stringe il bastone e riprende a camminare. Quando arrivano davanti alla reggia, Odisseo si ferma, non fa un passo, resta fermo sulla strada, con Eumeo al fianco e guarda. Il palazzo è quello che ricordava, le mura alte, con i cornicioni che sporgono, il cortile largo, i portoni ben fatti, il legno dei battenti stagionato e solido. Pensa che nessuno avrebbe potuto costruirlo meglio e poi si accorge di stare a contemplarlo come farebbe un estraneo e si ferma su questo pensiero per un momento. Dall'interno arriva il suono di una cetra. Femio sta cantando. Arriva il profumo della carne arrostita. I proci banchettano come fanno ogni giorno, come hanno fatto ogni giorno negli ultimi anni. Odisseo prende la mano di Eumeo. Questa è la dimora di Odisseo. Si riconoscerebbe tra mille, il cortile, le mura, i portoni. Dentro ci sono molte persone a banchetto, si sente il profumo della carne, si ode la cetra. Eumeo lo guarda. Ah, subito l'hai capito. Del resto non sei uno sciocco. Poi chiede al vecchio se vuole entrare lui per primo di guardare come stanno le cose, ma lui preferisce rimanere. Vai avanti tu, io resto. Ai colpi e alle offese sono abituato, ho un cuore paziente. Molti mali ho sofferto in guerra e in mare. Uno di più non cambia niente. Eumeo entra. Odisseo rimane sulla soglia del cortile. E in quell'attesa, in quel momento sospeso tra il fuori e il dentro, gli occhi del vecchio mendicante cadono su un angolo del cortile. Argo, su un mucchio di letame. Questo è il dettaglio che Omero non risparmia e che non va ammorbidito. Non su un giaciglio, non su una stuoia, sul letame dei muli e dei buoi che i servi raccolgono nel cortile per poi portarlo a concimare i campi. È lì che giace Argo, il cane del valoroso Odisseo. Pieno di zecche, nessuno che se ne occupa, nessuno gli porta da mangiare, nessuno lo striglia, nessuno lo carezza. Argo. Odisseo lo ha allevato lui quel cane, personalmente, fin da cucciolo, prima di partire per Troia. Come ti ho raccontato nel primo episodio di questa stagione, Argo non era un cane qualunque, era la leggenda di Itaca, il più veloce, il più preciso nel fiutare le tracce, il compagno di ogni battuta di caccia sui monti dell'isola. Nel folto delle foreste non una preda gli sfuggiva. Quando Odisseo sedeva a contemplare il mare dalla scogliera, Argo era sempre al suo fianco, lo sguardo fisso sull'orizzonte. Poi il padrone era partito e senza padrone Argo è diventato questo, un vecchio cane su un mucchio di letame pieno di zecche, dimenticato da tutti. Il cane
non lo vede. Gli occhi di Argo dopo 20 anni sono quasi spenti alla luce. Lo sente parlare, lo annusa nell'aria, percepisce qualcosa che non ha sentito per tanto tempo, ma che esplode forte ora nel suo cuore. In Argo avviene qualcosa che precede la vista e il pensiero. Ha riconosciuto il suo padrone. La coda si muove debolmente, appena. Le orecchie si abbassano, quel gesto antico del cane che saluta il suo padrone, che si vuole fare piccolo di fronte a chi ama. Immagino quello che Omero non descrive, la creatura che tenta di alzarsi. Le zampe anteriori che si piantano nel letame e spingono, la testa che si solleva di qualche dito verso quell'uomo che cerca di avvicinarsi, lo sforzo enorme, disperato di un corpo logorato da anni di abbandono che vuole ancora fare quell'unica cosa, andargli incontro, come ha sempre fatto, come ha fatto per anni quando il padrone tornava dalla battuta di caccia o dalla pesca o dall'assemblea, come ha sognato di fare in tutti questi anni. Ma le zampe cedono. Il vecchio corpo si accascia sul letame. Il vecchio mendicante distoglie lo sguardo. Si asciuga una lacrima, di nascosto da Eumeo che è già dentro la reggia, di nascosto da tutti. Il piano non può permettersi crepe, nessuno deve vedere, nessuno deve sapere. E allora con voce ferma, controllata, chiede al porcaro che si è appena riaffacciato sulla porta di chi sia quel cane lì nell'angolo. L'aspetto è bellissimo. Era un cane da caccia o uno di quelli che i padroni tengono per vanità? Eumeo risponde con un tono triste e rassegnato. È il cane di un uomo morto lontano. Se lo vedessi com'era quando il suo padrone è partito per Troia, resteresti stupito. Velocità, forza, fiuto, non aveva eguali. Ora la sventura l'ha colto. Lontano da casa è morto il padrone. Le donne non se ne curano. Così va quando chi comanda non governa più. Metà del suo valore toglie all'uomo Zeus quando lo rende schiavo. Eumeo rientra nella sala. Odisseo torna a guardare Argo ed è testimone del suo ultimo respiro. La morte oscura scende su Argo. Non appena ebbe visto Odisseo, dopo 20 anni, dice Omero, con una freddezza che ferisce. Fermati qui un momento su questa frase. Argo ha atteso 20 anni, mentre il palazzo si riempiva di estranei, mentre i servi smettevano di curarlo, mentre il pelo si riempiva di zecche e le zampe non reggevano più il peso di un corpo già debole e pronto a lasciare la vita. Ha atteso, ha resistito. Ha resistito. Non per Telemaco, che pure era cresciuto sotto i suoi occhi, né per Penelope, ma per lui. Per quel solo uomo che lo ha allevato con le sue mani, che gli ha insegnato a cacciare sui monti di Itaca, che lo ha portato con sé fino a quando gli è stato possibile. E quando quell'uomo è finalmente tornato, travestito, irriconoscibile, coperto di cenci, Argo lo ha riconosciuto, con qualcosa che sta più in fondo degli occhi e più in fondo del cervello, con quella parte di noi che non dimentica mai davvero chi amiamo. Ha mosso la coda, ha tentato di alzarsi. E poi se n'è andato. Horkheimer e Adorno, i grandi filosofi della scuola di Francoforte, hanno definito la scena di Argo come il passo più alto dell'Odissea. Non la strage dei Proci, non il riconoscimento con Penelope. È una lettura che apre a qualcosa di più. In questo episodio si può individuare l'elemento di frattura nel percorso di Odisseo. Un vecchio cane su un mucchio di letame che muove la coda e muore, mentre Odisseo, per completare la sua missione di riprendere il potere su Itaca, deve manifestare indifferenza. Argo è il passato naturale, quello in cui tutte le cose avevano un senso, una certezza, una continuità. Lo riconosce anche così, anche se Odisseo non è più l'uomo che ha lasciato l'isola 20 anni prima. Ora è colui che non può accarezzarlo, perché la sua ragione lo spinge a dominare le proprie emozioni, a razionalizzare ogni azione. Odisseo non è più il giovane re con cui Argo andava a caccia. Forse la lacrima che Odisseo nasconde non è solo per Argo, è anche per se stesso. Il vecchio mendicante entra
nella sala. Si siede sulla soglia, sul legno di frassino appoggiato allo stipite di cipresso. Un artigiano lo ha levigato con arte, lo ha squadrato a filo. Non al centro della sala, non vicino al fuoco, non in un posto di riguardo, sulla soglia, nel luogo di chi è tra il fuori e il dentro, tra l'essere e il non essere ancora. Telemaco lo vede, lo riconosce. Chiama Eumeo sottovoce e gli fa portare del cibo. Digli di andare da tutti i proci a chiedere qualcosa. Un mendicante non deve avere vergogna. La sala è piena. 107 uomini da Dulichio, da Same, da Zacinto, da Itaca stessa che banchettano nella casa di un altro, bevono il vino di un altro, mangiano la carne di un altro. Femio suona la cetra in un angolo, servi girano con le brocche. Il vecchio mendicante si muove dalla soglia e inizia a girare tra i tavoli con la mano tesa. Alcuni gli danno qualcosa, qualcuno lo guarda con pietà, qualcuno con curiosità. La maggior parte non lo degna di attenzione. Poi arriva al tavolo di Antinoo. Il vecchio tende la mano, chiede, come ha chiesto a tutti gli altri, con quella voce piatta e paziente di chi ha imparato a non aspettarsi niente. Antinoo lo guarda, non con indifferenza, con qualcosa di peggio, con il fastidio di chi trova offensiva la sola presenza di un essere inferiore. Lo apostrofa con dure parole, lo accusa di essere un impostore, un profittatore, uno di quelli che girano per le case dei ricchi a svuotarne le dispense. Dice che Eumeo ha fatto male a portarlo qui, che ce ne sono già troppi di questuanti in questo palazzo. Il vecchio mendicante risponde con calma. Le sue parole sono misurate, quasi gentili. Dice che è strano sentire un uomo così generoso d'aspetto essere così avaro di cuore. Egli darebbe volentieri qualcosa a un altro se ne avesse. Ognuno nella vita può trovarsi ad aver bisogno. Che insolenza! Non uscirai illeso da questa sala! Esplode Antinoo. Afferra lo sgabello su cui teneva i piedi e glielo scaglia contro. Lo colpisce alla spalla destra. Il vecchio non cade, si irrigidisce, assorbe il colpo, resta in piedi come una roccia che il mare ha già provato a spostare 1000 volte. Torna sulla soglia. Si siede, in silenzio. Poi, sottovoce, rivolge una preghiera, non agli dei dell'Olimpo, alle Erinni, quelle divinità antiche che abitano il buio e tengono il registro di ogni torto subito. Se esistono gli dei pietosi e le Erinni che vendicano chi soffre, ad Antinoo venga la morte prima delle nozze. A tutti pare una maledizione pronunciata con rabbia. È peggio. È una ratifica dalla voce di un uomo che sa già come questa storia è destinata a finire. Antinoo getta indietro la testa e ride. I proci, dopo un attimo, ridono con lui. Fatti sentire, la tua voce è fondamentale per questo viaggio. Metti mi piace su YouTube o il più su Spotify per l'algoritmo fa una differenza enorme. Su YouTube per cellulari puoi supportare gratuitamente il canale 3 volte a settimana mettendo un hype. È importante e aumenta la visibilità. Condividi nei commenti le tue riflessioni. Ogni tuo pensiero arricchisce questa comunità e personalmente mi aiuta molto chi mi scrive cosa gli è piaciuto e perché. A proposito, ti è piaciuto questo episodio? E suggeriscilo a chi potrebbe apprezzarlo. Non c'è gesto più sincero per far crescere insieme questo progetto. Pensa a quella persona che conosci e che ama le belle storie. Ecco, proprio lei. Falle un regalo, condividendo questo o altri episodi. Iscriviti per non perdere le prossime storie che ho preparato per te. E lo sai, ne arrivano di bellissime. Questo è Mitologia. Io sono Alessandro Gelain e ti aspetto sulla tua piattaforma d'ascolto preferita.